Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Sicuramente qualcuno si aspettava il nuovo episodio del viaggio in Marocco, ma oggi video stop. Questo video non sarà né un video pippone né un video sui viaggi, ma bensì un video diviso in due parti. La prima parte triste e nostalgica, la seconda parte emozionale e folle. Ma andiamo per gradi. Moto in primo piano, la vedete tutta bella lucida, con le valigie, le borse, quasi completa, c'è ancora qualcosa da fare, comunque borsa da serbatoio, olio, filtro dell'olio, candele, pastiglie anteriori, gomme nuove, pronta per un nuovo viaggio. Ma vi ho detto che parliamo di un video triste. Perché triste? Perché domani andremo direzione Milano, io, Sara, Tenerona, per un viaggio diverso dal solito. Perché dopodomani porteremo la moto dallo spedizioniere, il quale caricherà la Tenerona nel container per spedirla in Sud America, nello specifico Uruguay, Montevideo. Ma perché sei triste se un viaggio del genere è il sogno di tantissimi motociclisti? Sono triste perché per la prima volta mi devo separare dalla Tenerona. Considerate che noi la lasceremo lunedì 3 ottobre a Milano e la potremo riprendere circa il 15 dicembre a Montevideo per lo sdoganamento. Sono circa 2 mesi e 15 giorni, un tempo folle. Poi considerate che deve essere legata all'interno del container, che deve attraversare l'oceano, capite che ci sono tantissime cose che possono andare per il verso sbagliato, quindi tutto questo mi crea un po' di tristezza. Altra cosa, io e Sara abbiamo un comune denominatore. In ogni viaggio si parte in 3, si torna in 3. In tutti i nostri viaggi siamo partiti con la Tenerona, siamo tornati con la Tenerona. Abbiamo anche studiato viaggi tipo il Pamir, la Mongolia, ma con 24-25 giorni di tempo disponibili bisognava per forza di cose appoggiarsi a uno spedizioniere. Per questo motivo questi viaggi li abbiamo sempre accantonati. Ma questa volta è diverso. Quindi ora mettiamo da parte la tristezza e passiamo alla parte più interessante del video, quella emozionale, quella folle. Vi ho ripetuto più spesso la parola folle perché innanzitutto torneremo a Montevideo a riprendercela. Non sia mai che si abbandona la Tenerona, ma torneremo questa volta non per intraprendere il classico viaggio in moto dove con un mese si fanno 15.000 km e si attraversano 5-6 stati. Torneremo per un viaggio che mi piacerebbe definire cambio di vita. Considerate che io ho 44 anni, classe 1978, Sara ne ha 41, classe 1981. Abbiamo sempre viaggiato da quando abbiamo 20 anni. Il periodo estivo si viaggiava spesso in moto, il periodo invernale si viaggiava a zaino in spalla. Abbiamo toccato più volte tutti i continenti. Io sono l'organizzatore dei viaggi, mi piace tantissimo perché i viaggi sono la nostra più grande passione e una parte importante del budget dei nostri guadagni veniva appunto devoluto per i viaggi. Ma ogni volta che tornavamo dal viaggio c'era un fattore determinante. Essendo entrambi dipendenti, avevamo il viaggio circoscritto all'interno delle ferie, quindi c'era il fattore determinante tempo. Quindi si tornava molto soddisfatti al viaggio, ma con l'amarezza che se avessimo avuto più tempo potevamo visitare le cose in maniera migliore, ma soprattutto potevamo visitare più cose. Ma come si fa ad avere più tempo? Qua inizia il primo grande punto interrogativo. Per avere più tempo abbiamo due strade: o aspettiamo la pensione o si fa la follia. Per follia intendo lasciare tutto e partire per un lungo viaggio. Ma qua arriva il secondo enorme punto interrogativo. Considerate che noi siamo figli di operai, sia io che Sara. Io sono un dipendente, dalle mie customizzazioni sapete benissimo che sono un progettista di stampi, da circa 20 anni lavoro su un'azienda qua vicino casa, mentre Sara gestisce il negozio di profumeria qua in paese. Quindi tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello che vedete, tutti i nostri viaggi sono appunto frutto dei nostri sacrifici, frutto del nostro lavoro. Se si inizia un viaggio perpetuo, poi come ci si mantiene? Questo penso che sia il più grande quesito, non solo per noi, ma anche per molti di voi che si trovano dietro quel buco nero della camera, perché è il problema più grande che sia a noi che a voi ci ha fatto desistere nell'intraprendere un viaggio perpetuo, perché senza un'entrata, senza delle finanze che appunto finanziano il nostro viaggio, è impossibile, è folle pensare a una cosa del genere. Arrivati a questo punto, prima che trasformi questo video in un altro super pippone, voglio raccontarvi la nostra follia. Sapete benissimo che la mia più grande passione è quella della fotografia e del video. Al ritorno di ogni viaggio io montavo un video, lo facevo vedere ai nostri amici nel salotto di casa. Un paio di anni fa un amico mi dice: ma perché questi contenuti non li condividi in un tuo canale YouTube? Potrebbe diventare un secondo lavoro. Io gli ho detto: lavoro dal lunedì al venerdì in ufficio dietro a un PC, arrivo il venerdì sera con il cervello fritto, quindi il sabato e la domenica voglio divagarmi con le mie passioni della bici, della moto, della corsa, eccetera, eccetera. Lui mi dice: vabbè, comunque fai dei buoni contenuti, potrebbe essere un lavoretto, quindi pensaci. Io e Sara abbiamo questo tarlo di poter viaggiare in maniera perpetua da tantissimi anni. In ogni viaggio, quando siamo con il casco, con l'interfono sempre aperto, io a Sara glielo chiedo spesso: però
come ogni anno eravamo sempre bloccati da quel secondo punto interrogativo enorme, cioè dalle entrate che non avevamo più perché non avremmo più lavorato. Comunque quest'anno, al ritorno al Marocco, a Sara glielo chiedo di nuovo, perché Sara è la persona più importante della mia vita. Senza di lei non partirei assolutamente, quindi ho bisogno assolutamente del suo nulla osta per qualsiasi tipo di scelta, ma soprattutto per questa scelta. Comunque a Sara chiedo, era l'ultimo giorno di viaggio, chiedo sull'interfono: la facciamo quest'anno la follia? Lei, ragazzi, non mi risponde, ci pensa un minuto, forse 2 minuti, alla fine mi dice sì, la facciamo la follia. Io, ragazzi, vi posso garantire che in quel preciso momento ho scalato 2 marce alla Tenerona, l'ho mandata a fondo scala, ho sentito la centralina staccare perché, ragazzi, tutto questo nasce un po' da me, però avere il suo benestare per me, ragazzi, è stato fondamentale. Ci siamo detti questa cosa: le entrate che abbiamo dal canale YouTube, ragazzi, sono bassissime. Se io penso appunto al lavoro che c'è dietro la creazione di questi contenuti e alle entrate, vi posso garantire che guadagno molto di più in ufficio, e vi posso garantire anche che in un viaggio perpetuo sono più le uscite che le entrate. Spostandoci in Sud America con 1.700, 1.800, massimo 2.000 euro al mese dovremmo riuscire a vivere, ovviamente mettendo da parte tutti gli hotel, ma prendendo delle case in affitto dove ci dobbiamo cucinare, dove dobbiamo abbassare il nostro tenore di vita. Ovviamente con questo canale non riusciamo a fare questi numeri, e qui arriva la follia. Qual è la follia? La follia è quella di dire: possiamo inseguire questo sogno, nel senso, io sono 20 anni che lavoro qua in ufficio, non ho mai ritirato il TFR. Sara è 20 anni che lavora in negozio, non ha mai ritirato il TFR. Ci siamo detti: ma se noi abbiamo una spesa di circa 2.000 euro al mese e magari riusciamo a farne 700, 800, 1.000 euro, dopo un anno, dopo 12 mesi di viaggio, dopo 12 mesi che inseguiamo il nostro sogno, avremmo speso circa 10.000, 12.000 euro. A volte penso: se vendo la moto e acquisto un GS, devo mettercene per 15.000, forse anche 20. L'altro giorno un amico mi ha mandato il preventivo della nuova Ducati V4 Enduro, parliamo di circa 33-34.000 euro. Io, ragazzi, ho riflettuto su questa cosa. Ho 44 anni, la vita è un segmento che parte da un punto A e non sappiamo quando finisce. Quando hai 20 anni pensi che la vita, il tempo sia infinito, quando hai 30 inizi a cambiare, dopo i 40 ti cambia ancora di più. Poi forse io sono nato vecchio, quindi già a 20 anni avevo dei pensieri diversi sulla vita. Comunque ci siamo detti: ma se invece di comprare una moto nuova ci compriamo il tempo, potremmo farla questa follia? Volevo finire il video in maniera plateale, ma non ci sono riuscito, anche perché non sono il tipo. Comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ora faccio un po' di cocco alla moto, finisco di prepararla per la spedizione e ci vediamo in Sud America. Ciao ragazzi! Sara appena tornata dal lavoro, la facciamo questa follia? Facciamola. Do what you gotta do.